A supportare l'opera parrocchiale arrivò padre Giovanni Coste. Questi era un grande appassionato di ricerche archeologiche e riuscì a coinvolgere, durante l'anno scolastico 64-65, alcuni ragazzi ad andare le domeniche pomeriggio per le campagne di Torrecaia e dintorni, alla ricerca di reperti. Nelle settimane che seguirono la prima escursione, il gruppetto si ingrandì, accendendo entusiasmi mano a mano che si ottenevano risultati. Padre Coste collezionò le informazioni ricavate delle ricerche, approfondendole con studi bibliografici ed archeologici. Da questi studi nacque una pubblicazione, richiamata oggi anche nelle bibliografie nel campo archeologico. L'attività di Padre Coste sarà meglio raccontata da un autorevole personaggio di quei giorni. Come particolare collaboratore in campo religioso ho avuto il padre Giovanni Coste, che inizialmente ha avuto come attività il campo educativo, diciamo, tra i giovani e i ragazzi di Tor Bella Monaca. Considerando la preziosità della sua presenza, l'ho invitato a venire in parrocchia ed è entrato come collaboratore viceparroco insieme agli altri viceparroci che collaboravano con me. A lui io ho affidato volentieri il settore giovanile. Si intratteneva spessissimo con questi giovani, i ragazzi, con i quali compiva anche delle escursioni formative alla ricerca di reperti archeologici proprio nella zona del villaggio Breda. Vedemmo una figura che camminava un po' sbilenca da un lato, vestita da prete, come ho visto cominciava a suonare subito la campanella e era padre Giovanni. Inizialmente parlava in italiano difficile da capire perché aveva un fortissimo accento francese, poi piano piano ha cominciato a imparare. Un ricordo di padre Giovanni. Padre Giovanni era molto simpatico perché aveva sempre quel suo accento francese che non ha mai perso fino a che io ho conosciuto. Allora io padre Coste l'ho conosciuto nei primi anni 60 e veniva in chiesa la domenica. Nella parrocchia Santa Maria Causa delle Nostre Letizie era Santo Stefano del 64 e era in programma la visita dei presepi dei ragazzi dell'oratorio. Avevo appuntamento con padre Giovanni in uno dei saloni, vado lì e padre Giovanni era circondato dai ragazzi che avevano dei cocci. Allora mi sono interessato, dico, ma che cosa sono questi cocci? Noi la domenica pomeriggio andiamo in giro a cercare alcune rilevanze archeologiche che sono qui nel territorio. Dico, ma potrei venire anch'io? Volentieri, anzi io volevo quasi chiedertelo, però dice, mi sembrava tu sei sempre impegnato. Dico no, io vengo volentieri, se la domenica pomeriggio sono libero. E così cominciamo a fare queste gite. E con una cartina che fecero Asbi e Lanciani, che erano due archeologi dell'Ottocento, e siamo andati appresso a quello che avevano lasciato loro, noi siamo andati appresso a sulle cose nuove. E parecchi siti loro non l'avevano segnati perché forse non avevano un'importanza archeologica. Però c'era la necessità poi di mettere su carta quello che noi trovavamo, che vedevamo. Allora mi chiese se era possibile fare una piantina e mi portò lui come base la carta 10.000 del piano regolatore. A quei tempi non c'erano mezzi di riproduzione come oggi, quindi ho dovuto prendere un foglio di carta lucida, attaccarlo sopra questa piantina e santa pazienza tutte le sere lucidare un pezzetto. E noi andavamo in campagna, quando trovavamo questi ruderi dovevamo cercare di localizzarli. Per localizzarli usavamo una piccola bussola con vecchio metodo, trovavamo 3 punti che risultavano sulla carta, prendevamo l'angolo di direzione fra questi punti e poi con la carta lucida ubicavamo il ritrovamento. E così sono nati i vari punti, abbiamo messo il nome con i numeri, poi con le lettere quando venivano duplicati e così in diversi mesi è nata questa pianta perché ovviamente non conoscevamo tutti i siti subito e venivano fuori un po' alla volta, ogni domenica 1, 2 e è così che è nata la carta archeologica. Adesso è irriconoscibile perché sono
sono state fatte delle costruzioni, io stesso con difficoltà posso stabilire che questo era il sito delle antiche grotte Celoni, cioè erano delle cisterne d'acqua da cui prende il nome tutta questa zona. Era inserita in un contesto di una fattoria della famiglia Zanardi, che era uno dei latifondisti qui di questa zona, insieme ai Cesaroni, ai Conforti. Ci aveva detto padre Giovanni che un certo Thomas Ashby, all'inizio del secolo, aveva trovato proprio in questa zona lì, dove sono le torri, aveva trovato dei bolli laterizi romani, e la cosa ci incuriosiva moltissimo, e quindi demmo proprio una vera e propria caccia a questi bolli e cominciamo a trovarli, salti di gioia, e ovviamente li conservavamo. Inizialmente li avevo messi nella parrocchia di Santa Maria Causa Nostra Letizie, dove stava la vecchia cabina di proiezione, c'era una cassa e li mettevamo lì. E io avevo il compito di fotografarli, ancora conservo varie fotografie di questi bolli. Padre Giovanni faceva le ricerche in archivio per vedere a che epoca appartenessero. Quando trovavamo i bolli, lui ogni 10 bolli dava un premio, un coltellino, un santino, un premio per quello che hai trovato. Io trovai, mi pare, il numero 50 e mi diede un bel coltellino. Mi sono tagliato pure un dito perché ancora c'ho il segno qua. Questi bolli servivano a stabilire con una esattezza quasi alla decina di anni dell'epoca di costruzione di tutti questi ruderi, perché portavano i bolli o dell'imperatore che regnava o del proconsolo o dei consoli, per cui si poteva stabilire una data certa delle varie costruzioni che si trovano in tutte queste zone. Ed è una zona molto interessante dal punto di vista archeologico, perché questa era una zona che potremmo definire, sempre per l'epoca romana, residenziale, in quanto in queste terre, in queste posizioni venivano erette delle ville da parte di parecchi consoli o comunque di personaggi importanti, ed erano anche molto fastose. Poi le zone, l'antica via Labicana, la via Prenestina, erano ricche di queste ville. Da quel dicembre del 64 tutte le domeniche eravamo impegnati il pomeriggio in queste ricerche, sia che fosse bel tempo sia che fosse cattivo tempo, spesso tornavamo tutti bagnati. E lui riusciva a trascinarci anche col tempo cattivo, perché più di una volta siamo stati presi da temporali, da acqua, da freddo. Già eravamo partiti che era nuvolo, e mentre stavamo, era dalle parti di via del Vermicino, e cominciò a piove. E ci stava un casolare, pensavamo che era disabitato, abbiamo aperto la porta e ci siamo andati dentro. E attaccate ai pareti c'erano tutte le reperti dalla guerra, si vede che questo contadino aveva scavato, aveva trovato e attaccati tutto al muro. E se pensavamo che era solo, che non era disabitato. Invece dopo un paio di minuti è uscito uno col fucile e ci voleva ammazzare. Che state a fare qui? Invece poi ha visto il prete, si è messo a parlare, ha visto che non succedeva niente. Ovviamente quando era d'estate padre Giovanni tornava in Francia e quindi si sospendevano, però quando ritornava a settembre-ottobre si ricominciava. Quindi al 64 al 66 è continuata questa nostra attività, poi praticamente abbiamo finito il territorio che interessava questa ricerca e abbiamo compilato la pianta e si è concluso tutto con una grossa gita lungo l'acquedotto Felice, partendo dalle sorgenti, da laghetto. Siamo tornati a piedi fino al villaggio Breda, seguendo tutto il percorso dell'acquedotto Felice. Quando camminavamo, mi ricordo sempre, lui era solito inciampare, sempre qualcuno lo doveva sostenere. Poi aveva sempre, ovviamente, perché tutte queste escursioni si facevano nel periodo tarda primavera, inverno, prima primavera, e di fatto c'era anche freddo, e lui aveva sempre la goccetta al naso, che cercava sempre di asciugarsi con un fazzoletto e tirava fuori da sotto la tonaca e faceva sempre tutti i movimenti difficili per tirar fuori questo fazzoletto. Padre Giovanni lo ricorderò sempre con dolcezza, con simpatia. È stato veramente un uomo molto importante per quanto mi riguarda.
Ovviamente durante queste ricerche si era sempre parlato di che fine avrebbero fatto poi queste ricerche, come si potevano rendere utili per il futuro. E sia Padre Giovanni sia i ragazzi hanno pensato a una pubblicazione. Padre Giovanni infatti periodicamente ci dava dei bollettini in cui riassumeva le notizie che aveva assunto e noi dicevamo: ma perché non facciamo una pubblicazione? E lui, entusiasta, si mise al lavoro, aiutato da Agostino Cacace, che dattilo scriveva e fotocopiava. Venne fuori questo ciclo stilato, completato con la pianta e con alcune fotografie. Abbiamo queste ricerche nei dintorni di Torregaia. Non avevamo dato grande importanza a questo fascicolo, però dell'importanza me ne sono accorto dopo, che ancora adesso, a distanza di quasi 40 anni, ogni tanto mi telefona qualcuno, o perché deve fare una tesi, o perché deve scrivere un libro. E la cosa mi meraviglia moltissimo, perché noi sembrava un fascicoletto così, nato tra noi, e invece ha una notevole rilevanza. E anche in parecchie riviste archeologiche e libri, ogni tanto lo trovo citato. Trovo citato anche i nostri ragazzi che hanno fatto le fotografie. È una cosa veramente che ci ha meravigliato molto. Con le poche notizie ricavate durante le ricerche, sembrerebbe che si debba a Padre Coste anche l'opuscolo Fondazione del Villaggio Breda, realizzato nel 1965 con la presunta collaborazione di Agostino Cacace. La prima pagina dell'opuscolo fu arricchita dall'immagine di una delle tante cartoline edite nel 1957 dalla tabaccheria Scarnicchia. Padre Coste è venuto a mancare nell'agosto del 1994, all'età di 67 anni. Nell'immagine alcuni dei suoi amici nel 30° della sua morte.